e come sempre, bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Questa sera parte ufficialmente la seconda triade dei ristoranti particolari a Milano. Dopo il successo di quella africana, questa sera partirà quella a tema orientale, giapponese, cinese o comunque giù di lì. Niente, intro finita, iniziamo. Probabilmente state pensando che vi porteremo in uno dei locali del quartiere di Chinatown, in via Paolo Sarpi, ma questa prima tappa è fuori dal caos del centro milanese, poco sopra City Life, in via Certosa 32. Questa sera andiamo a mangiare nel ristorante di Ba Hot Pot. Sempre vi esplichiamo un po' il nostro menù. È un menù davvero molto vasto, ci sono un sacco di hot pot tradizionali, tra cui quello classico, il pomodoro, pepe, funghi. Tra le diverse specialità ci sono un sacco di tagli di carne, dall'angus per dire anche la carne di Kobe, che è un po' costosa, quindi non la prendiamo. Altre specialità, ci sono un po' di polpette, comunque frutti di mare, prodotti di tofu, piatti vegetali, insomma c'è un po' di tutto, anche i più schizzinosi qua sicuramente mangiano. Allora le bacchette sono da montare, credo sia una tipo una prolunga perché comunque devi arrivare al brodino per non sporcare. No, è che dopo le tolgono e le buttano via, così riusano il manico. Io avevo fatto tutta una teoria, no? Che visto che c'è il brodo caldo, no? Tutto da lontano. Ok, tutto figo, ma cos'è l'hot pot? L'hot pot è questa grande casseruola da 20-30 cm che viene messa al centro del tavolo. Poi la cameriera ci ha acceso il tavolo. Adesso stiamo aspettando che appunto il brodo di verdure e queste patate piccante inizi a bollire. Ovviamente le portate laterali sono tutte completamente crude e vanno cotte dentro al brodo in soppolazione. A parte le polpette di granchio e di manzo che ho fatto vedere prima, abbiamo preso degli involtini di due tipi, vitello e agnello. Ci siamo informati su come si mangia questa cultura cinese. Si mangia La cultura cinese. Prima di tutto è vietato utilizzare le proprie bacchette per mangiare direttamente dalla pentola. Peccato che noi di pinze non ne vedo, quindi saremo costretti a mi sa usare che le nostre mangeremo bacchette. con queste. Sì, beh, Lasciano tipo le dentro. puzzano dentro per un... Sì, vai a prenderlo adesso, bro. Vedi che sono delle prolunghe? Ehi! No, appunto. Rettifico, in realtà ci sono. Non è arredo, è utensileria. Un'altra regola: non si può intingere lo stesso pezzo di carne in entrambi gli intingoli. Come che si chiamano? Brodi. In entrambi i brodi. Lo spicy. E non abbiamo neanche il pane. Sto piangendo io. Vuoi un Kleenex? Ok, possiamo pagare? Sì? Non prendete il piccante. È talmente buono da commuoversi. Regola numero 3. È importante mangiare con calma e non di fretta, specialmente se c'è il piccante di mezzo. Di fianco alla sala c'è un corridoio con delle spezie e salse buffet di ogni genere tipo tra le più particolari, ma anche la classica ed immancabile salsa di soia. Invece ho preso come condimento il pepe di Sichuan, tipico della città di Chongchong o Chongqing. Non mi ricordo più qual era quella prima e quella dopo. Io di sicuro lo so. Chongqing. Si sente quello spezzatino che è diverso, si differenzia bene dal brodo, ci sta, buono. Ne ho preso un sacco. È arrivato il momento della sfida finale. È pronto, buon uomo? Quasi. Attendiamo, dato che non abbiamo il tempo per prendere il dolce, lo sostituiremo con un peperoncino che andremo poi a smorzare con la frutta che ci è stata gentilmente offerta dallo chef. Di sinistra, sì, perché
mia domanda. Perché? Facciamo ste cazzo. Andare a casa. Una lacrimuccia non la tiri. Pensavo peggio comunque, cioè, da parte mia. Vabbè, non credevo di sopportare così bene il piccante. E dopo aver messo a dura prova le nostre papille gustative, concludiamo così il nostro primo video della triade dedicata ai ristoranti dell'Oriente. Direi soddisfattissimi, super consigliato perché, a parte che la cosa più bella era la cameriera cinese che parlava milanese, e comunque veramente un bel posto, il prezzo giusto, si mangia veramente bene. Non prendete il piccante se non siete gente che lo sopporta perché veramente ci restate. Come sempre vi ricordiamo di lasciare un like, ricondividere, commentare per qualsiasi cosa, se avete qualcosa da consigliarci per il prossimo video. Ovviamente in anticipazione dei prossimi video non andremo in uno sdoganatissimo sushi, ma cercheremo sempre qualcosa di particolare tipo stasera. Quindi niente, non ci resta che salutarci e ci vediamo al prossimo video. Bella raga!